Popolo di Alkil, benvenuti. Oggi proseguiamo con il nostro percorso nella storia, dedicandoci ancora una volta a un periodo cruciale che ha segnato profondamente la storia del nostro paese nel XX secolo. Abbiamo già esplorato in ben 5 video la figura di Benito Mussolini, cercando sempre di mantenere un approccio storico neutrale e documentato. Con questo video siamo giunti quasi alla fine del nostro viaggio, dato che questo rappresenta il penultimo capitolo di una narrazione che si è sviluppata a partire dalle origini del fascismo fino ad oggi. Nel nostro precedente video abbiamo lasciato l'Italia immersa nel primo periodo della dittatura fascista, ma oggi vogliamo fare un passo ulteriore. Parleremo di come lo Stato italiano sia stato fascistizzato, ovvero come il fascismo sia riuscito a penetrare e ad instaurarsi a tutti i livelli dello Stato e della società. Inoltre voglio dedicare 2 parole alla nuova miniserie TV M, il figlio del secolo, che recentemente ha catturato l'attenzione di molti. Basata sull'omonimo romanzo di Antonio Scurati, questa serie si concentra sull'ascesa al potere di Benito Mussolini, raccontando una parte fondamentale della storia italiana. A proposito, hai già avuto modo di guardarla? Se non l'hai fatto te la consiglio assolutamente, se invece l'hai già iniziata fammi sapere i tuoi pareri nei commenti. Torniamo al nostro racconto. Il 16 novembre 1922 Benito Mussolini si presentava alla Camera dei Deputati pronunciando un discorso che sarebbe stato decisivo per la storia del paese, cercando di ottenere la fiducia necessaria a consolidare il suo potere. Questo momento rappresenta una pietra miliare nel processo di fascistizzazione dello Stato. La marcia su Roma, iniziata il 26 ottobre e conclusasi il 30 dello stesso mese, vide circa 25.000 camicie nere mal armate e mal organizzate entrare nella capitale senza incontrare resistenza. Mussolini nel frattempo viaggiava comodamente in vagone letto da Milano, ormai certo dell'incarico informale ricevuto dal re Vittorio Emanuele III per formare un governo di coalizione. A Milano gli appariva già chiaro che l'appoggio della monarchia sarebbe stato determinante per consolidare il suo potere. Secondo molti storici, l'ascesa del fascismo non è stata una semplice corsa al potere, ma una vera e propria operazione di equilibrio tra la minaccia di violenza e il rispetto formale delle istituzioni. Pur celebrando la presa del potere come un atto di rivoluzione, Mussolini giurò fedeltà al re e alla Costituzione, ottenendo in cambio dal Parlamento pieni poteri. Era una mossa tanto astuta quanto pericolosa e già da quel momento il giovane leader, allora il più giovane primo ministro della storia italiana a soli 39 anni, non esitò a vantarsi del suo piano spacciandolo come una rivoluzione. Non c'era solo il fascismo ad adottare questa retorica, ma anche Adolf Hitler che qualche anno dopo tenterà di seguire la stessa strada ma fallendo clamorosamente e adottando metodi più tradizionali per salire al potere. Per la prima volta in Europa occidentale il potere veniva affidato al capo di un partito milizia che non solo dichiarava superato lo Stato liberale, ma disprezzava apertamente il parlamentarismo. Tuttavia, il regime dittatoriale vero e proprio si instaurò solo nel gennaio 1925, precisamente il 3 gennaio, quando Mussolini pronunciò un discorso alla Camera in cui si assumeva la responsabilità politica e morale di tutto ciò che era avvenuto sotto il suo governo, incluso l'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Fu in quel momento che il fascismo dichiarò guerra aperta a ogni forma di opposizione. I provvedimenti che seguirono, come il decreto che nel novembre del 1926 scioglieva i partiti, i sindacati e i giornali non fascisti, segnarono la chiusura definitiva degli spazi di libertà in Italia. Da quel momento in poi chi si opponeva a Mussolini veniva considerato fuorilegge e perseguitato senza pietà. E qui sorge una domanda che ha diviso storici e politologi. Possiamo definire l'Italia fascista come un regime totalitario? Per esempio, la politologa Hannah Arendt, con la sua visione del totalitarismo legato al terrore e allo sterminio di massa, riservava questa definizione per regimi come quello nazista o stalinista. Altri storici, come Alberto Acquarone e Renzo De Felice, sostenevano che Mussolini si fosse accontentato di una dittatura di partito unico, simile a quelle che si sarebbero sviluppate in Romania, Polonia o Spagna. Tuttavia Emilio Gentile ha una visione diversa. Secondo lui il fascismo italiano ha anticipato i totalitarismi di Hitler e Stalin, imponendo un controllo assoluto sulla società dove partito, Stato e leader erano indissolubilmente legati. La fascistizzazione dello Stato italiano ebbe inizio già nel 1923 con la creazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che permise alle forze armate del partito di essere direttamente controllate dal governo. Nel 1926 il fascio littorio divenne il simbolo ufficiale dello Stato e 2 anni dopo il Gran Consiglio del Fascismo venne ufficialmente istituzionalizzato.
La tessera del Partito Nazionale Fascista divenne fondamentale per partecipare ai concorsi pubblici, tanto che fu equiparata a una vera e propria carta di identità. Negli anni 30 il partito fascista cercò di plasmare ogni aspetto della vita dei cittadini, dalle colonie estive per i bambini alle organizzazioni per le massaglie rurali. Il partito si infilava in ogni angolo della società. La propaganda fascista sosteneva che l'individuo dovesse annullarsi per essere completamente assorbito nella comunità totalitaria, dedicandosi anima e corpo al culto del leader. Questo culto della personalità raggiunse l'apice attraverso eventi come la mostra della rivoluzione fascista del 1932, che rappresentò un tentativo di celebrare e consolidare la visione totalitaria dell'Italia. Mussolini si presentava come il capo supremo capace di unire la nazione e trasformarla in una comunità morale votata al mito del duce e alla sua visione dell'Italia. Benito Mussolini salì al potere in un'Italia scossa da crisi economiche e politiche, sfruttando la paura e il disincanto delle persone. Con il fascismo promise ordine e stabilità, tirando chi temeva l'ascesa dei socialisti e l'instabilità sociale. Oggi, in un contesto che spesso ricorda quello di allora, con paure economiche e politiche che spingono molti verso soluzioni autoritarie, è facile cadere nelle stesse trappole, il richiamo di un uomo forte che sembra in grado di risolvere tutto con fermezza. La marcia su Roma, che vide Mussolini acquisire il potere con una minaccia di violenza, ci ricorda quanto sia fragile la democrazia in periodi di crisi. Oggi ci troviamo di fronte a movimenti politici che spesso con la stessa retorica promettono soluzioni rapide a problemi complessi, sfruttando l'instabilità per guadagnare consenso. La storia del fascismo deve dunque servirci da monito, dobbiamo rimanere vigili e riflettere sulle scelte politiche che facciamo, perché la strada dell'autoritarismo, una volta intrapresa, è difficile da fermare. La serie M, il figlio del secolo, come spiegato dallo stesso Antonio Scurati, si propone di immergersi nell'opera, facendo di Mussolini una figura che va oltre la storia italiana. Mussolini diventa un simbolo universale, un esempio di come l'imposizione della volontà di pochi su quella di molti possa ancora oggi essere una realtà a cui dobbiamo stare attenti. Un tema che risuona forte a distanza di 100 anni dal 3 gennaio 1925, quando Mussolini, rispondendo alle accuse per l'omicidio di Matteotti, segna l'inizio definitivo della sua dittatura. In M, il figlio del secolo, la serie non si limita a raccontare un pezzo di storia italiana, ma diventa una riflessione universale sulla nascita delle dittature. Scurati ha voluto che questa storia si concentrasse sulle basi psicologiche del fascismo, mostrando come il populismo e il nazionalismo siano elementi che possono alimentare l'ascesa di figure autoritarie. Joe Wright, il regista della serie, ha dichiarato che la responsabilità del cinema in questo progetto è centrale. Le cineprese sul set erano decorate con adesivi che recitavano "Questa macchina uccide i fascisti", in omaggio al cantante folk Woody Guthrie, un simbolo potente del ruolo narrativo del cinema nella difesa della libertà. Ogni scena, ogni inquadratura della serie è un'occasione per riflettere su quanto sia cruciale non abbassare mai la guardia contro le passioni politiche che alimentano la paura, passioni che sono spesso più potenti della speranza. Cosa ne pensi di questa serie? Hai avuto modo di seguirla o leggere il romanzo? Se ti è piaciuto il video, non dimenticare di lasciare un like e di recuperare anche i nostri video precedenti nella playlist. Lascia un commento e condividi questo contenuto con i tuoi amici. Nel frattempo non ci resta come sempre che augurarvi buona vita a tutti.